Non so te, ma io molto spesso mi ritrovo a pensare di aver bisogno di una cosa specifica, di un qualcosa di nuovo, e ho bisogno di quel nuovo maglioncino, ho bisogno di quella nuova lente per la macchina fotografica, ho bisogno di quel nuovo microfono, ho bisogno di quella nuova SSD. E ogni volta sono convinta che questa cosa mi renderà migliore in un certo senso, mi semplificherà la vita, quando in realtà poi magari la compro, la uso 2 volte e mi rendo conto che effettivamente potevo farne a meno. E sicuramente questa problematica è anche molto legata al tempo che passo al telefono, perché siamo costantemente bombardati di pubblicità, probabilmente in questo momento o tra poco o alla fine del video, non ho idea di come funzionino, avrai anche tu un ad su questo video, a meno che tu non abbia YouTube Premium o quelle altre cose. Che sia su YouTube, che sia su Instagram, che sia su TikTok, comunque anche per strada in realtà, siamo costantemente bombardati da pubblicità. Alcuni sono lampanti, altri sono sicuramente più subdoli, dove vediamo magari l'influencer che fa il video sull'outfit con 15 link affiliate e sinceramente mi ritrovo anch'io in questa problematica, nel senso che anch'io faccio parte del problema, perché anch'io spesso faccio collaborazioni con i brand, spesso vi riporto i link affiliate di cose che ho acquistato, quindi sicuramente non aiuto e non supporto la causa del tuo problema, che è il mio problema. Ma a parte dal pensare del perché penso effettivamente mi servano qualcosa, non riesco a capire perché mi sento in difetto nel momento in cui non posso acquistare determinate cose, perché me lo impongo. Mi impongo, non voglio acquistare, non voglio più comprare vestiti. È una cosa che mi sono imposta recentemente, in realtà da un anno a questa parte. E nel momento in cui mi è stata persa la valigia durante un viaggio con la maggior parte dei miei vestiti, mi sono disperata principalmente per il fatto che avrei dovuto fare di nuovo shopping e quando mi ero imposta che non volevo più comprare vestiti perché mi sembrano inutili, cioè non vado fuori di casa, quindi che senso ha comprare vestiti nel mio caso? E soprattutto ho l'armadio già abbastanza pieno di vestiti, non ho bisogno letteralmente di nient'altro, ma perché continuo a convincermi di averne bisogno? Continuo a pensare che con il nuovo outfit potrei avere più valore, mi sentirei meglio, mi sentirei più a mio agio, quando letteralmente non cambia nulla. Le persone molto raramente se ne accorgono. E mi convinco del non ho nulla di simile, e chi se ne frega. Mi farà sembrare più curata, come per esempio le unghie, che pure queste ho smesso di fare, o anche i capelli. In realtà è anche abbastanza ironico perché ho appena finito di parlare con la mia coinquilina di farci le extension in Turchia. Oppure lo userò tantissimo, un'altra bugia che mi dico, quando poi in realtà sono riuscita a vivere senza tutto questo tempo, non ha veramente senso per me pensare di acquistare questo determinato tagliacarote. Quante carote posso mangiare in un anno? E forse nel mio caso l'acquisto online è anche peggio, mi dà una scarica di adrenalina selezionare le cose, metterle nel carrello, tirare fuori la carta di credito, pagare, ricevere la mail che mi arriverà un pacco presto, ricevere il pacco a casa tutto incartato come se fosse un regalo, aprirlo e scoprire cosa c'è dentro, quando lei li ha ordinati, sai perfettamente cosa c'è dentro, perché devi avere la sorpresa. Però poi dopo tutto questa sensazione svanisce ed è letteralmente come se fosse una droga, perché la ricerco in un altro modo, in un altro prodotto. Cioè anche guardandomi attorno, anche tu guardando quello che mi trovo dietro alle spalle, ci sono tantissime cose che non ne ho bisogno, che potrei vivere tranquillamente senza. E mi chiedo, aveva veramente senso comprarle? La rice cooker. Ho visto un TikTok che spiegava come fare da mangiare velocemente per essere un remote worker. Metti dentro il riso, metti dentro le verdure, metti dentro sui cuoci durante 2 secondi, usata 10 volte. Perché non so cucinare il riso. Io sono troppo pigra per mettermi lì a pensare alle ricette. Questo coso, l'innaffiatore per piantine piccole. Perché per un mese ho avuto l'idea di voler piantare i semi di rosmarino e far crescere le piante di rosmarino. Sono tutte morte. E il problema è che penso che queste cose mi renderanno felice. Penso che queste cose cambieranno la mia vita. Ma il 90% delle cose che ho comprato nel mio passato non mi hanno cambiato la vita. Però allora perché continuo a farlo? Non so se anche tu ti ritrovi in questa situazione dove vedi quello che gli altri hanno sui social media e dici ah, anch'io vorrei tantissimo avere questa cosa. Ah, se avessi questo oggetto sarebbe tutto più semplice. Se avessi la nuova lente per la camera farei foto molto più spesso. Se avessi quest'app per guardare quanti chilometri faccio al giorno andrei a correre più spesso. Ci autoconvinciamo che determinati oggetti potranno poi cambiare le nostre abitudini, quando in realtà le abitudini devono essere cambiate in primis. Cioè, prima di comprare questo coso per le stracacchio di piantine minuscole, per i semi, avrei potuto tranquillamente innaffiarli in qualsiasi altro tipo di modo. Semplicemente magari con un po' d'acqua sulle mani e poi sparso così per non disturbarle troppo. Il
Quello del riso avrei tranquillamente potuto farlo in una pentola classica, ma mi sono autoconvinta che questo oggetto mi avrebbe reso la vita più semplice, quando non è così, non è cambiato praticamente nulla. È diventato fin troppo semplice acquistare. Ti senti giù? Shopping, perché te lo meriti, perché oggi hai lavorato tanto e ti meriti un regalo. Shopping. Ti senti solo? Ci sta che tu ti faccia un regalo. Shopping. Ti serve un nuovo inizio? Hai bisogno di quell'oggetto per iniziare il nuovo te, il nuovo me, il nuovo qualsiasi cosa sia. E con questo non voglio fare la guru del tipo che dobbiamo vivere a luce solare, dobbiamo mangiare quello che viene dal nostro orto, dobbiamo smettere di comprare, perché ci stanno alcune cose inutili in realtà ci rendono felici, come per esempio questo mini cactus morente. Mi ha reso felice, mi rende felice averlo lì nell'angolino. A volte una spesa inutile può sicuramente rendere la giornata migliore, però voglio uscire da quel loop che mi porta a comprare per riempire un vuoto. Sto provando a chiedermi sempre più spesso, mi serve davvero? E non nel senso devo autotrovare delle motivazioni per convincermi che serve davvero, ma effettivamente mi serve? Un'altra cosa che faccio spesso è ritardare l'acquisto, ovvero mi dico se tra una settimana ancora sento il bisogno di comprarlo, allora effettivamente comprerò quel determinato oggetto. E nel mio caso specifico, non so se tu ti potrai mai ritrovare in questa situazione, diventa complesso perché il mio hobby, ovvero streamare e fare contenuti, è diventato anche il mio lavoro. Quindi molto spesso dico, ho bisogno di questi nuovi microfoni, perché con questi nuovi microfoni l'audio sarà migliore. Ho bisogno di questa luce, perché questa luce renderà tutto migliore. Quando poi in realtà magari mi perdo e non organizzo bene una live o un contenuto, e che senso ha avere il setup perfetto quando poi dopo ho problemi di organizzazione su altri punti? Secondo me tutto questo si può riassumere nel fatto che comprare è facile, è difficile invece capire se si sta bene con quello che si ha già. Perché il più delle volte la risposta è sì, stiamo bene con quello che già abbiamo. Sto cercando di autoriprogrammarmi nel pensare che nessun oggetto, nessun vestito, nessun servizio, nessuna app potrà mai rendermi migliore o potrà darmi più valore di quello che ho al momento. E voglio imparare a fare le cose con meno acquisti alle spalle. Voglio imparare ad andare a correre senza dover avere un'app che mi tiene tracciato tutto quello che faccio, anche se in realtà è utile, ce ne sono anche di app che magari sono gratuite, magari se hai consigli fammi sapere. Non ho bisogno di il maglioncino nuovo, prendo quello vecchio e semplicemente lo metto abbinato degli altri pantaloni perché semplicemente sono pigra e faccio gli abbinamenti uno a uno e non mi rendo conto che quel maglione può andare con quella gonna ed è un nuovo outfit completamente. Magari è veramente una conversazione da primo mondo comunque. E sicuramente essenziale è avere un occhio più critico nel momento in cui scrollo su TikTok, Instagram, YouTube e capire che tutto quello che vedo è un ad, una pubblicità, o semplicemente non ne ho bisogno. Quella persona magari ne ha bisogno, è il suo hobby, è la sua cosa. Non ne ho bisogno. Non ho bisogno della nuova borsa, non ho bisogno del nuovo telefono, non ho bisogno del nuovo casco per andare con lo snow, non ho bisogno di nulla di tutto ciò. Sono invece curiosa di sapere che cosa tu hai comprato 2 settimane dopo pensando perché l'ho presa se poi l'ho presa soltanto una settimana. Probabilmente questo è un periodo per me molto di disintossicazione da certe abitudini. Una di queste sicuramente è la ricerca di una chiusura, come puoi vedere in questo video. Ciao!